Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa maglia veramente molto bella, fatta con questo punto ragnetto e di questo colore stupendo che ho realizzato usando la tecnica della costruzione a T. Cosa significa? Significa che ho fatto due pannelli, ognuno dei quali sono partita dalla striscia che comprende le maniche e le spalle. Dopodiché ho lavorato per tre motivi fino ad arrivare a circa 20 centimetri, realizzando così una manica abbastanza ampia. Ho tagliato il filo e sono ripartita da sotto, ho realizzato il corpo della maglia. Per quel che riguarda le misure, io ho voluto fare una manica da gomito a gomito, però voi siete liberissimo di farla a manica corta o anche a manica lunga. E per quel che riguarda il corpo della maglia, comunque ho preso in considerazione la semicirconferenza dei fianchi ed ho aggiunto qualche centimetro in più. Ovviamente se avete il seno più pronunciato dei fianchi dovete tenere in considerazione la misura del seno. Una volta realizzati poi i due pannelli a T, ho chiuso poi le spalle e i fianchi e così ho realizzato la mia maglia. In realtà è più facile da farsi che non a dirsi. Vi lascio al video. Per questo progetto ho usato questo filato che è della Alison and May, che ho trovato ai grandi magazzini Action. Ho visto il colore e non ce l'ho fatta resistere, ho detto devo per forza fare un progetto con questo filato perché lo trovo bellissimo. È questo un rosso geranio che a me piace tanto ed è un 100% cotone povero, cotone ecologico, poco ritorto. Si presenta in gomitoli da 100 grammi per 150 metri. Per lavorarlo ho usato un uncinetto numero 5, un metro da sarta, un ago da lana, e siccome è un filato piuttosto grosso io ho preso questo con la cruna in silicone, delle forbici e qualche marcapunti. Ora partiamo col progetto. Il punto che andremo ad usare per la fascia delle maniche si sviluppa su un multiplo di 12 più 3, quindi io ho preso la misura da gomito a gomito, ho calcolato 108 cm. Per 108 cm ho montato 144 più 3 catenelle per un totale di 147. Una volta montate le mie 147 catenelle ne aggiungo una per girare. Dopodiché entro nella 147esima catenella con un punto basso, cioè quella prima subito a sinistra, faccio un punto basso, entro nella costina più a sinistra del punto basso e ne faccio un altro. Quindi questo sarà il punto che sostituirà il nostro primo punto alto. Dopodiché aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva con un punto alto, entro in quella dopo con un altro punto alto, in quella dopo ancora con un altro punto alto e ne farò 11 punti alti su 11 catenelle, quindi punto su punto per 11 volte.
Fatto i miei 11 punti alti, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto una di base e ripeto l'operazione. Farò 11 punti alti su 11 catenelle. Praticamente la prima riga di questo punto si svolgerà tutta così. Ho terminato anche il secondo gruppo di 11 punti alti, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e ricomincio. Quindi rifarò gli 11 punti alti, catenella di separazione, ne salto una di base, altri 11 punti alti fino alla fine della riga. Ci vediamo alla fine della riga. Lavorato l'11° punto dell'ultimo gruppo, ho aggiunto la mia catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'ultima catenella disponibile e la lavoro con un punto alto. E abbiamo terminato la nostra prima riga. Ora andremo a girare il nostro lavoro. Faremo quello che sostituirà il nostro primo punto alto. Nel mio caso faccio punto basso su punto basso perché mi sembra che abbia un margine più rifinito, però voi potete benissimo fare come siete abituate, cioè 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, è veramente come credete che sia più giusto per voi. Quindi ho fatto quello che andrà a sostituire il nostro primo punto alto, entro nell'archetto formato da una catenella, faccio un punto alto, entro nel punto successivo che è il primo punto alto del gruppo di 11 con un punto alto, dopodiché aggiungo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e vado a fare un punto altissimo o un punto alto doppio. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e vado a fare il punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto uno di base, entro in quello dopo col punto altissimo. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto uno di base, entro in quello successivo col punto altissimo, per un totale di 4 situati un punto sì e un punto no. Quindi fatto i miei 4 punti altissimi, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro, salto quella che è il punto alto di base, entro nell'ultimo con un punto alto, salto quello che è un punto alto di base, entro nell'ultimo con un punto alto, entro nell'archetto formato da una catenella con un altro punto alto, entro in quello successivo, cioè il primo del gruppo di 11 con un altro punto alto, dopodiché riprendo con le 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello dopo con un punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto uno, entro in quello successivo e faccio un altro punto altissimo.
2 volte filo sull'uncinetto, ne salto uno di base, entro in quello dopo e faccio il mio quarto e ultimo punto altissimo per quel che riguarda questo gruppo. Dopodiché aggiungo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto il punto alto di base, entro in quello successivo che è l'ultimo del gruppo di 11 con un punto alto, entro in quello dopo, entro nell'archetto successivo con un punto alto, entro nel punto alto che viene dopo con un altro punto alto. Dopodiché ricominciamo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto uno, entro in quello dopo, punto altissimo. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto uno, entro in quello dopo ancora, punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro, salto un punto, entro in quello dopo con un altro punto altissimo, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto disponibile del gruppetto che stiamo lavorando con un punto alto. Qui ho l'archetto formato da una catenella, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto successivo con un altro punto alto e dopodiché riprendiamo tutta la riga numero 2, viene lavorata in questa maniera. Ho lavorato l'ultimo gruppo di 4 punti altissimi, ho fatto le 3 catenelle e ora andrò a lavorare gli ultimi 3 punti, quindi filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello che è l'11° punto dell'ultimo gruppo, faccio un punto alto, entro nell'archetto formato da una catenella con un altro punto alto, entro nell'ultimo punto e faccio l'ultimo punto alto. Dopodiché giro il lavoro e cominciamo con la riga numero 3. Quindi questi 3 punti li lavoro così come sono. Quindi faccio quello che sarà il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, qui ho 2 punti alti e faccio un punto alto per ognuno, per un totale di 3. E anche qui andrò a lavorare i punti così come sono, quindi farò 3 catenelle, entro nel primo punto altissimo con un punto basso, nel secondo con un altro punto basso, nel terzo con un altro punto basso, nel quarto con l'ultimo punto basso, quindi ne faremo 4, uno per ogni punto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i miei 3 punti alti con altrettanti punti alti. Aggiungo le 3 catenelle e vado a lavorare punti altissimi, quindi entro nel primo punto con un punto basso, nel secondo con un altro punto basso, nel numero 3 con un punto basso e nell'ultimo con un punto basso. Faccio le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare 3 punti alti con altri 3 punti alti. E riparto 3 catenelle, entro nel punto altissimo con un punto basso, in quello dopo con un altro punto basso, quello dopo ancora con un altro punto basso, nell'ultimo con un punto basso. 3 catenelle, filo sull'uncinetto e ho i 3 punti alti e vado a lavorarli con 3 punti alti. E la riga numero 3 verrà fatta tutta in questa maniera. Ci vediamo alla fine della riga. Ho lavorato i miei ultimi 4 punti bassi, quindi
3 catenelle e vado a finire con gli ultimi 3 punti alti. E abbiamo finito anche la riga numero 3. Ora andremo a fare la riga numero 4, che non sarà altro che la ripetizione della riga numero 3. Quindi giro il mio lavoro, faccio quello che va a sostituire il nostro primo punto alto e ne aggiungo altri 2. Uno su ogni punto restante. Vado con 3 catenelle e vado qui nel primo punto basso, lavoro un punto basso e andrò a fare 4 punti bassi su tutti e 4 i punti. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, trovo i punti alti e li lavoro così come sono tutti e 3. Aggiungo le 3 catenelle, vado nei punti bassi, quindi lavoro il primo con un punto basso, il secondo con un punto basso, il terzo con un punto basso, il quarto con un punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nei punti alti e lavoro un punto alto per ogni punto disponibile. La riga numero 4 praticamente è così. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata alla fine della riga, vado a lavorare i miei ultimi 3 punti alti e dopodiché avremo finito anche la riga numero 4. Giro il mio lavoro, vado a ripetere quelli che sono i nostri 3 punti alti. Quindi faccio quello che sostituisce il primo, faccio il numero 2 e il numero 3. Dopodiché farò una sola catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso disponibile con un punto altissimo. Di nuovo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso successivo con un altro punto altissimo. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso dopo con un punto altissimo. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel quarto e ultimo punto basso con il punto altissimo. Praticamente è la lavorazione in speculare della riga numero 2. Quindi terminati i miei 4 punti altissimi, faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i 3 punti alti con 3 punti alti. Fatti i 3 punti alti, ripeto l'operazione precedente. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso disponibile con un punto altissimo. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto basso con un punto altissimo. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro il prossimo punto basso disponibile con un punto altissimo. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel quarto e ultimo punto basso e qui faccio il mio quarto e ultimo punto altissimo. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare 3 punti alti con altrettanti punti alti. Fatti 3 punti alti, ripeto l'operazione precedente, una separazione, 2 filo sull'uncinetto, vado nel primo punto basso disponibile,
con un punto altissimo, catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, punto basso, punto altissimo, catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso con un punto altissimo, catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto basso disponibile con un punto altissimo, catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare 3 punti alti con altri 3 punti alti, punto su punto. Andiamo a lavorare tutta la riga in questa maniera. Ci vediamo alla fine della riga. Io ho finito anche la riga numero 5. Ora andremo a fare la riga numero 6, che non è nient'altro che la ripetizione della riga iniziale. Andiamo a vedere come. Quindi rigiriamo il lavoro e facciamo il nostro primo punto alto, quello che sostituisce il nostro primo punto alto. Facciamo una catenella di separazione, dopodiché andremo a fare gli 11 punti alti. Come facciamo? In questa maniera. Ne saltiamo uno di base, entriamo in quello dopo e sarà il nostro punto numero 1. Qui ho la catenella, lavoro un punto alto, 2, qui ho il punto altissimo, lavoro un punto alto, e sono 3. Qui ho la catenella, un punto alto, diventano 4, punto altissimo, lavoro un punto alto e diventano 6, catenella, lavoro un punto alto e sono 7, filo sull'uncinetto, entro nel punto altissimo, faccio un punto alto, diventano 8, dopodiché ho la catenella, faccio un punto alto, diventano 9, ho l'ultimo punto altissimo, gli faccio un punto alto, diventano 10, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto e sono 11. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto alto di base, entro nell'ultimo punto alto del gruppo di 3 con un punto alto, dopodiché ho la catenella, lavoro un punto alto e diventano 2, punto altissimo, punto alto, catenella, punto alto, punto altissimo, punto alto, catenella, punto alto, entro nel punto altissimo, faccio un altro punto alto, entro nella catenella, faccio un punto alto, entro nel punto altissimo con un punto alto e siamo a 2, 4, 6, 8, 9, entro nella catenella, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto disponibile, faccio un altro punto alto. Il nostro gruppo di 11 è completato, 2, 4, 6, 8 e 3, 11. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e lavoro tutta la riga in questa maniera. Dopodiché tutto il lavoro si ripete dalla riga di lavorazione numero 2. Ed è tutta una ripetizione di queste righe. Io lavorerò questa fascia delle maniche per altri 2 motivi, per un totale di 3. Dovrei arrivare alla misura di circa 21-22 cm, che è quella che voglio ottenere. Ci vediamo quando ho completato i 3 motivi. Ho finito i miei 3 motivi. Ho finito di lavorare i miei 3 motivi, ora passeremo al corpo della maglia. Quindi ho preso la semicirconferenza e ho marcato 53 cm interni, quindi ho piegato il lavoro a metà, ho ricavato la metà e ho calcolato circa 27 cm per parte. L'unica accortezza che dovremmo avere quando facciamo questa operazione è che dovremmo seguire
l'archetto formato da una catenella, perché lo porteremo fino alla fine. Quindi avremo bisogno tra un archetto e l'altro di numeri dispari. Quindi quando andremo a marcare, o marchiamo il primo punto del gruppo o l'ultimo, oppure i punti dispari. Quindi questo l'ultimo è l'11°, o il nono, o il settimo, o il quinto, o il terzo, e poi ovviamente il primo, e via. Così da questa parte e così dall'altra parte. Detto questo, riprendiamo l'uncinetto e il filo, facciamo il nodino iniziale ed entriamo dove ho il marcapunti. A questo punto non mi serve più, lo tolgo. Siccome questa prima riga la faremo a punti altissimi, un punto rete fatto da punto altissimo, quindi entriamo punto basso, poi decidete voi se fare 3 catenelle oppure entrare con un punto bassissimo, fare 4 catenelle. Io farò 3 punti bassi uno sopra l'altro, quindi 2 e 3. Questo sostituirà il mio primo punto altissimo. Quindi a questo punto faccio la mia catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo. Salto un punto di base, entro in quello successivo. Catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello dopo e faccio il punto altissimo. Catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, salto il punto di base, entro in quello successivo. Catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto, entro in quello dopo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto del gruppo di 11 della riga sottostante con un punto altissimo. Faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto la catenella di base, entro nel primo punto. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro nel punto successivo. Catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e andiamo a lavorare fino al marcapunti in questa maniera. E andiamo a lavorare fino al prossimo marcapunti in questa maniera. Una catenella, un punto altissimo, una catenella, un punto altissimo. Ho lavorato il penultimo punto, quindi catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, tolgo il marcapunti perché non mi serve più. Quindi riprendo 2 volte filo sull'uncinetto, vado a lavorare l'ultimo punto e abbiamo finito la nostra riga. Ora giro il lavoro e farò quello che sarà il nostro primo punto alto e faccio quello che sarà il nostro primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso. Ho girato il lavoro, adesso inizierò con quello che sarà il nostro primo punto alto. Quindi nel mio caso un punto basso su un punto basso e lavorerò in questa maniera. Siccome io ho marcato l'11° punto alto, qui, nella riga precedente al punto rete, farò 11 punti alti, una catenella, 11 punti alti, una catenella, 11 punti alti, una catenella. Se voi avete marcato il primo, farete un punto alto, una catenella e 11 punti alti. Se avete marcato il nono, allora partirete con 9 punti alti, una catenella, 11 punti alti e via dicendo. Se avete marcato il settimo, stessa cosa, 7 punti alti, una catenella, 11 punti alti e via via così, ricordandoci sempre che dobbiamo finire come abbiamo iniziato. Quindi io inizio con 11 punti alti e finisco con 11 punti alti.
Credo di essere stata chiara. Quindi ho fatto il mio primo punto alto, vado nella catenella e sono 2, vado nel punto altissimo, sono 3, catenella diventano 4, punto altissimo diventano 5, catenella 6, punto dopo 7, catenella 8, punto dopo 9, 10, entro nell'ultimo e sono 11, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto altissimo successivo. In questo modo riusciremo a tenere la riga. Vado e lavoro gli 11 punti. E questo è l'11° punto, catenella di separazione, entro nel primo punto disponibile saltando la catenella della riga sottostante e vado a lavorare altri 11 punti. Questo è l'11° punto, catenella di separazione, salto la catenella di base, entro nel punto successivo e vado a fare ancora il gruppo di 11 punti. Ho fatto 11 punti, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e vado a fare il gruppo di 11 punti e praticamente vado a finire in questa maniera. Ho finito questa riga, adesso ne lavorerò allo stesso modo altre 2, cioè lavorando i punti così come li trovo. Ci vediamo quando ho finito le altre 2 righe. Una volta finite le 3 righe di punti alti, andrò a fare un'altra riga di punto altissimo catenella, punto altissimo catenella, e dopo tutto si ripete fino alla lunghezza che abbiamo deciso che fa il caso nostro. Ci vediamo quando ho finito il pannello. Ho finito tutti e 2 i pannelli, ho lavorato per 5 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, e ho finito con fatto il punto rete formato da una catenella, un punto altissimo, perché quando avrò unito i fianchi andrò a fare un giro aggiuntivo sotto. Quindi a questo punto ho realizzato anche la misura della scollatura, quindi ho piegato in 2 il mio lavoro, ho fatto il centro, dopodiché ho realizzato una scollatura di 33 cm, quindi 16,5 da una parte e 16,5 dall'altra. Adesso vado a mettere sopra l'altro pannello e andrò a cucire le spalle. Quindi una volta fatte le misure prendo ago e filo e inizio a cucire. Andremo a cucire la costina più in alto, quella che resta più in superficie. Adesso vediamo meglio qual è. Faccio un nodo così almeno non mi si disfa. Qui il disegno deve combaciare, quindi una volta fatto il nodino andiamo a prendere le altre
maglie. Quindi qui c'è la catenella, prendiamo la costina che resta più in alto, qui cominciano i punti, andiamo a prendere la costina in alto, la costina in alto, costina in alto, costina in alto, quindi prendo la costina più in alto di un pannello e la costina più in alto dell'altro pannello. In questo modo resterà una bella cucitura piatta, essendo che il filato che ho usato è già grosso. Dall'esterno resta come una specie di decorazione. È molto molto bello da vedere. Vado avanti a cucire fino al marcapunti. Una volta fatte le spalle tocca la manica e il fianco, quindi parto dalla manica, tengo bene a pari qui, se è il caso mi aiuto con degli spilli e inizio a cucire. Quindi entro nella costina esterna del punto, da una parte e nella costina esterna dall'altra. Faccio sempre il nodo. E vado a prendere le costine esterne, quindi qui ho la catenella, prendo la costina esterna e prendo la costina esterna della catenella. Costina esterna di un pannello, costina esterna dell'altro pannello, costina esterna, costina esterna, e una volta finita la manica andiamo giù per il fianco, sempre cercando la costina più esterna o quella più in alto, in modo da creare meno spessore possibile, e cercando di far combaciare le righe in modo da avere continuità del motivo. Quindi costina esterna, costina esterna, costina esterna. Qui ho quella più in alto, prendo quella più in alto, costina esterna, costina esterna, e vado avanti a lavorare fino alla fine del fianco. Una volta finito di chiudere i fianchi, ho girato la maglia dal diritto, quindi col diritto all'esterno, riprendo l'uncinetto
e il filo. E partendo da un punto qualsiasi rifinisco il bordo con un giro a punto alto, quindi entro in un punto qualsiasi della maglia, faccio punto basso 2 catenelle, entro nel punto altissimo, faccio un punto alto, praticamente lavoro un punto alto per ogni punto che ho a disposizione e andremo a rifinire la maglia in questa maniera. Lavoro anche le codine così almeno non le nascondo più, non le avrò più da nascondere dopo. Ci vediamo quando ho finito il giro di puntini. Ho lavorato l'ultimo punto, ora vado a chiudermi con un punto bassissimo sul punto iniziale del giro, faccio il nodino di sicurezza, taglio il filo, vado a nascondere la codina e la maglia è finita e dopo la vedremo sul manichino. Ed ecco la maglia finita, io la trovo molto molto bella, mi piace oltretutto l'idea dello sprone delle maniche a punto ragnetto e poi richiamata la geometria sul corpo della maglia anche se non c'è il punto ragnetto. La trovo un'ottima idea per un capo di fine estate, non leggero e non pesante, comunque facile da realizzare, è veramente alla portata di tutti. Per quel che riguarda il consumo del filato, questa è una taglia ML, ne ho usato circa 450 grammi, qualcosina meno di 450 grammi. E con oggi è tutto, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.